Hai messo la mano in tasca per rispondere? Probabilmente fai parte di quel miliardo di persone che ha un iPhone. Undici anni fa moriva il fondatore della Apple Computer, Steve Jobs. In questo video ti racconto la sua storia e di come Apple, uno dei 5 brand più conosciuti e riconosciuti al mondo, sia diventata la più grande azienda tecnologica per fatturato. Infatti le sue entrate annuali ammontano ad oltre 200 miliardi di dollari all'anno. Facciamo un passo indietro. È il 24 febbraio del 1955, siamo a San Francisco. Una ragazza appena ventenne ha dato alla luce un bambino di nome Steve. Joanne ha paura di venire diseredata dal padre, così insieme al compagno decide di dare in adozione il nascituro, dettando però una condizione: la coppia adottante deve essere laureata. Si fanno avanti Jobs, Paul e Clara, con a malapena la terza media. Joanne per mesi si rifiuta di firmare documenti per l'adozione, ma alla fine cede. Ha una nuova condizione: i Jobs dovranno garantire fin da subito un fondo per l'istruzione di Steve. La casa dei Jobs, al numero 286 di Diablo Avenue, e le altre del quartiere sono opera dell'imprenditore edile Joseph Eichler. Lo stile utilizzato dall'imprenditore affascina Steve per la capacità di rendere le costruzioni economiche, funzionali e belle. Qualcosa mi dice che hai già capito a cosa si è ispirato Jobs per i suoi prodotti. L'attenzione alla funzionalità e all'estetica sarà proprio la visione da cui partirà la Apple. Paul e Clara Jobs sono dei genitori molto affettuosi con Steve e consapevoli di avere un figlio particolarmente sveglio e testardo. Lo trattano come un bambino speciale. Pensa che dopo l'ennesimo scherzo a scuola di Steve, suo padre, richiamato dal preside, non rimprovera il figlio, ma lo difende e dà la colpa agli insegnanti perché non riescono a stimolare il suo interesse. Andiamo avanti di qualche anno. Siamo alla fine degli anni 60, l'epoca della musica rock psichedelica, del sentimento antiguerra e del movimento per i diritti civili. Purtroppo in quegli anni si diffonde soprattutto tra i giovani l'uso di hashish e di LSD e anche Steve comincia a farne uso. Jobs frequenta il liceo ed è molto interessato all'elettronica. È proprio in quel periodo che diventa amico di un ragazzo già laureato, ha quasi 5 anni più di lui e conosce molto meglio di lui l'elettronica, Steven Wozniak. Siamo nel 1972 e Steve all'età di 17 anni si diploma. Finalmente il desiderio della madre biologica si sta per realizzare. Steve andrà al college. In realtà sono i Jobs a convincerlo a proseguire gli studi e a valutare diversi college statali, ma Steve con la sua testardaggine si impone anche questa volta, vuole andare al Reed College. Cosa non va nel Reed College? È troppo costoso per i suoi genitori, che hanno uno stipendio da operai. Steve fa comunque domanda e viene ammesso. Purtroppo però, ancora una volta, si annoia. Non riesce a trovare interessanti le lezioni previste dal corso di laurea, come la letteratura e la storia, e comincia a prendere il sopravvento il senso di colpa. Sta sperperando inutilmente tutti i risparmi dei suoi genitori. Abbandona così le costose lezioni, ma riesce ad ottenere un permesso eccezionale di frequentare i corsi che vuole da esterno, senza pagare le tasse universitarie. Camminando per il college nota che la maggior parte dei manifesti è molto ben disegnata e scritta, comincia così a seguire il corso di calligrafia e tipografia e ne rimane estasiato. Probabilmente se non avesse seguito quelle lezioni, il Mac non avrebbe mai avuto stili di carattere multipli né font spaziati in maniera proporzionale. Forse non li avrebbe avuti nessun altro computer. Nel 1974, dopo aver vissuto letteralmente come un barbone, per risparmiare soldi capisce che è il momento di tornare a casa e cercare un lavoro. Viene colpito dall'annuncio di lavoro dell'Atari, una società che produce videogiochi. Divertitevi facendo soldi.
Steve ottiene il lavoro e diventa uno dei primi 50 dipendenti dell'Atari. Viene subito mandato nel reparto di un ingegnere. Le cose però non vanno nel migliore dei modi. Viene definito appassionato ed entusiasta, ma anche tremendamente puzzolente. Sì, hai capito bene, puzza di sudore, perché è convinto che seguendo una delle sue strane diete a base di frutta non ha bisogno di lavarsi. Pur di non mandarlo via, gli affidano il turno di notte. Poco dopo, con il desiderio di capire chi fosse e soprattutto quale fosse il suo posto nel mondo, Jobs decide di partire per l'India. Dopo 7 mesi alla ricerca dell'illuminazione, tornare in America è uno shock per Steve. La civiltà indiana lo ha cambiato profondamente, dentro e fuori. Ha la testa rasata, indossa una tunica e ha capito che l'intuizione è una cosa molto potente, a volte più della razionalità. Intanto da tempo Wozniak sta progettando un terminale che ha la potenzialità di diventare un piccolo computer autonomo da tenere sulla scrivania. È una domenica del 1975 quando Jobs rimane letteralmente folgorato. Vede le lettere che compaiono sullo schermo ed ha le idee molto chiare. Vuole produrre una cinquantina di circuiti stampati per venderli. Inizialmente Woz vuole regalare i suoi progetti, ma ben presto si lascia convincere da Steve a raccogliere i soldi necessari ed investirli nel loro progetto. Così vende la sua preziosa calcolatrice HP65 e Jobs vende il suo furgoncino Volkswagen. I due amici stanno per fondare la loro azienda informatica e Jobs lascia il posto di lavoro all'Atari. Perché Apple si chiama così? Jobs sta ancora seguendo la dieta vegetariana, per lo più a base di mele. Propone Apple Computer perché dà un'idea di simpatia e semplicità, ma soprattutto perché nell'elenco telefonico viene prima di Atari, i suoi ex datori di lavoro, nonché loro concorrenti. Il primo ad essere arruolato nella nuova azienda con una partecipazione del 10% è Ron Wayne, un ingegnere che un tempo aveva fondato un'azienda di slot machine, che però poi era fallita. È un team straordinario. Jobs è carismatico, ma anche deciso e brutale. Wozniak invece è timido e goffo e Wayne fa da arbitro nel caso di eventuali disaccordi tra i due. Purtroppo l'esperienza con Wayne durerà ben poco, infatti appena 11 giorni dopo esce dalla società. Non riesce a mantenere la calma tutte le volte in cui vede Jobs prendere in prestito e spendere soldi. Pensa che, se avesse mantenuto la sua partecipazione del 10%, alla fine del 2010 avrebbe avuto un capitale di 2,6 miliardi di dollari, invece finisce col mantenersi con una scarsa pensione. Se ha avuto rimpianti? Wayne dice di no. Jobs e Wozniak presentano il loro prodotto, l'Apple I, in un club per appassionati di computer. Il pubblico non sembra colpito, ma Paul Terrell, il proprietario del Byte Shop Computer, rimane tanto impressionato che l'indomani ordina 50 computer a $500 a pezzo, a condizione però che i circuiti siano già assemblati in un unico pacchetto. Jobs però consegna i prodotti senza alimentazione, involucro, monitor o tastiera. Come puoi immaginare, Terrell rimane un po' perplesso, ma Steve lo ammalia, fissandolo fino a fargli abbassare lo sguardo e lui accetta di pagare. Da questa esperienza capisce che Terrell ha ragione. Il prossimo Apple deve avere un bellissimo involucro, una tastiera incorporata ed essere integrato in ogni sua parte. Nel gennaio 1977 viene fondata ufficialmente la nuova Apple Computer Co., una vera e propria industria con una decina di dipendenti. Viene finalmente abbandonato il primo ufficio, il garage di Jobs. La Apple adesso ha un vero ufficio a Cupertino. Probabilmente ti ricordi delle presentazioni spettacolari dei prodotti Apple di Steve Jobs. There is one more thing. There is one more thing. There is one more thing. There is one more little thing. That one more thing
really comes back to our theme for today. Il primo lancio spettacolare coincide con la prima fiera del computer della West Coast a San Francisco. Il prodotto è l'Apple II. Nei successivi 16 anni ne sarebbero venduti quasi 6 milioni di esemplari. Steve fin da subito ha un'attenzione maniacale per i dettagli. Si assicura una posizione frontale dello stand nella sala, pagando ben $5.000 di anticipo. Il banco è coperto di velluto nero, c'è un grande pannello di plexiglass retroilluminato con il nuovo logo e Steve è perfino vestito con uno smoking. Insomma, impossibile passare inosservati. Dallo stand si ha l'impressione che ci siano molti computer, ciascuno riposto nella propria scatola pronto per essere venduto. In realtà gli unici ad essere stati completati sono solo i 3 Apple II esposti. Le altre scatole accatastate da Steve sono tutte vuote, bisognerà aspettare altri 2 mesi per l'immissione nel commercio. Un ruolo cruciale nella Apple è svolto da Mike Markula. Istruisce Jobs sul marketing e sulle strategie di vendita. Intanto però Steve è sempre più ingestibile e ormai sempre più brusco con i giovani programmatori di Wozniak. Così, per tenerlo a freno, Markula decide di far venire alla Apple un presidente, Mike Scott. Uno dei primi scontri tra Jobs e il nuovo presidente riguarda la garanzia dei dispositivi. Quando si acquista un computer sembra normale avere la garanzia di 2 anni. Prima non era così. Infatti era solitamente prevista solo per 90 giorni. Steve non transige, la Apple si deve differenziare dalle altre aziende e il dispositivo sarà accompagnato da una garanzia di 1 anno. Intanto Jobs intrattiene una relazione intermittente con Chrisanne Brennan, che rimane incinta e il 17 maggio del 1978 nasce Lisa. Ma fin quando il test del DNA non confermerà la sua paternità, Steve si rifiuterà di credere di essere il padre. Siamo nel maggio del 1980 e l'Apple III viene messo sul mercato, ma è un totale insuccesso. Steve pensa subito ad un modo per sollevare la Apple da quel fallimento, così la società assume 2 ingegneri per ideare un computer completamente nuovo. Viene chiamato Lisa. Sì, proprio come la figlia che Jobs ha abbandonato e che non ha ancora del tutto riconosciuto come sua. Però anche questo tentativo si rivela fallimentare e Jobs comincia a spazientirsi nel vedere quanto mediocre si stia rivelando anche questo nuovo prodotto. Apple ha bisogno di nuove idee. Così Steve decide di visitare lo Xerox PARC, un centro di ricerca di progetti digitali, e nota in particolare il progetto di un'interfaccia grafica che ospita documenti e cartelle come poggiati su una scrivania digitale. Sì, sto parlando del desktop. Inoltre, qualsiasi cosa sullo schermo può essere cliccata in maniera semplice con un puntatore, il mouse. Finalmente trova ciò che sta cercando, un computer facile da utilizzare e alla portata di tutti. Con gli ingegneri della Apple realizza e migliora la tecnologia dello Xerox. Ad esempio, il mouse dello Xerox è ingombrante, ha 3 pulsanti, non è scorrevole e per di più costa $300. Loro invece ne realizzano uno di piccole dimensioni, ha un solo pulsante e un costo contenuto di appena $15. La visita della Apple allo Xerox PARC sarà definita da qualcuno la più grande rapina della storia dell'industria. Steve continua a creare scompiglio all'interno dell'azienda, così nel 1980 Scott e Markula prendono una decisione inevitabile: deve restare fuori dal progetto Lisa. Pur rimanendo il volto ufficiale della Apple, di fatto gli tolgono il controllo operativo. Jobs ci rimane malissimo.